Oh, finalmente è arrivato il giorno di parlarvi di alcuni accessori della Atom Stack che risolvono la vita a noi appassionati di incisori laser. Io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere questa particolarissima griglia. È un box che serve per poter chiudere il nostro incisore laser e lavorare in sicurezza, quindi senza respirare tutti i fumi tossici, tra l'altro isolando anche dal rumore e ignifuga, insomma, tantissimi vantaggi che ora vi farò vedere. Questa griglia è diversa da tutte le altre che vi ho fatto vedere finora. Quante volte mi avete visto utilizzare degli spessori sotto i pezzi che stavo tagliando mentre avevo la griglia a nido d'ape? E questo per rendermi conto che i pezzi effettivamente si staccassero, ma anche per non lasciare segni di bruciatura nella parte bassa, perché con la griglia a nido d'ape nel 99% dei casi, se usiamo l'air assist, allora la bruciatura sopra non si forma, ma sotto purtroppo a contatto con il metallo sì. E con questo, ragazzi, abbiamo risolto. Quindi vi faccio vedere come funzionano, come sono fatti sia questo che il box. Voglio farvi vedere effettivamente la differenza fra questa, l'altra griglia e l'utilizzo con il box. Quindi iniziamo. E allora, innanzitutto è giusto specificare che nonostante questi siano degli accessori della Atom Stack e che io stia utilizzando un incisore laser della Atom Stack modello X30 Pro da 33 watt, sono compatibili con il 99%, per non dire con tutti gli incisori laser in commercio di qualunque marca e di qualunque forma, che siano aperti e quindi abbiano bisogno di questo tipo di accessorio. Allora, guardiamo come è fatta questa griglia. Innanzitutto tutta in alluminio di colore nero, va montata, quindi arriva disassemblata, il montaggio è relativamente semplice. Bisogna inserire in delle guide laterali tutti questi pezzi, avvitare a destra e a sinistra e poi stringere anche da quest'altra parte con altre due viti. Ma metterò eventualmente in sovraimpressione alcune immagini prese direttamente dal sito del venditore solo per farvi rendere conto del montaggio, ma vi lascerò comunque il link nel primo commento nella descrizione associandolo ad un codice di sconto. Guardiamo quindi come è fatto. Solleviamolo, togliamolo da sotto al nostro incisore. Abbiamo la base con queste sporgenze che permettono ai fumi di defluire, però questo purtroppo potrebbe andare a sporcare il piano di lavoro. Infatti viene dato in dotazione anche un foglio di carta, ma potete utilizzare qualunque altro tipo di materiale perché passa solo il fumo, non passa nulla che possa bruciare. Guardandolo da questa prospettiva vediamo tutti questi piccoli triangolini che sono distanziati fra di loro e che riducono quindi il punto di contatto con la parte che stiamo incidendo oppure stiamo tagliando veramente in modo minuscolo. Come vedete una parte è fissa, invece si alterna una parte che è possibile muovere. Questa è una di quelle parti che io inizialmente non avevo montato perché per incidere e tagliare su superfici di grandi dimensioni effettivamente si può anche non utilizzare, però poi mi sono reso conto che effettivamente i pezzi rischiavano di cadere giù, inclinarsi e andare a ostacolare il movimento del modulo. Quindi montateli tutti, anche se è possibile non montarli, io vi consiglio di farlo per avere comunque una tenuta maggiore. Inoltre lateralmente è possibile mettere questo tipo di sostegno per mantenere i pezzi ben fermi in questo modo, quindi si avvita e ci danno la possibilità di tenere il nostro pezzo fermo durante l'incisione. E questo è il foglio di carta che troverete all'interno della confezione per poter proteggere quindi il piano di lavoro dai fumi. Infatti ho voluto fare anche un'altra prova senza utilizzarlo e guardate, i fumi che fuoriescono effettivamente vanno a sporcare il piano sul quale è appoggiato. Farò quindi una prova di taglio e vi faccio vedere quanto fumo si forma, ma soprattutto la facilità di comprensione del fatto che il pezzo si sia staccato. Tra l'altro un altro vantaggio di questo tipo di piano d'appoggio è il fatto che essendo nero ed essendo in alluminio non avremo alcun tipo di riflesso. Guardate, si sta formando già del fumo, si vede che fuoriesce da tutte le parti e io ho sentito già il rumore del primo pezzo che si è staccato. Ok, già praticamente quasi non si respira. Non sto utilizzando l'air assist perché non tutti hanno l'air assist, quindi un taglio di questo tipo con un piano d'appoggio che sia semplicemente nido d'ape sicuramente creerà molto più sporco. Quindi già ci rendiamo conto che i pezzi si sono staccati perché è evidente, però abbiamo questi segni di bruciatura. Immaginatevi come sarebbe dalla parte più bassa con un normale nido d'ape. Adesso ovviamente farò lo stesso tipo di taglio con l'air assist per farvi vedere la differenza, perché il test voglio farlo completo. Ok, quindi abbiamo il nostro pezzo, vediamo che tutti sono staccati, quindi adesso accendo l'air assist e ripeto lo stesso tipo di lavoro. Guardate la differenza ovviamente. Ops, vabbè, non fate caso al fatto che lo abbia spostato. Guardate la differenza ovviamente nella pulizia che avremo nelle linee, perché l'air assist ci dà la possibilità di evitare queste bruciature e grazie a questa griglia avremo meno segni sia dalla parte alta che dalla parte bassa. Si riesce a capire perfettamente che i pezzi si sono staccati.
Siamo riusciti a ottenere dei tagli, abbiamo subito capito che si erano staccati. Ora proviamo a fare un taglio con dei pezzi più grandi per vedere se effettivamente si riesce a capire ugualmente. Proviamo con dei rettangolini da 20 mm per 35 mm. Guardate che in questo caso si riesce a capire ugualmente che i pezzi si sono staccati. Però qua purtroppo c'è un pezzo di scarto, infatti come vedete non ero riuscito a staccare i pezzi. Vediamo se in questo caso ci riusciamo. Comunque aspettiamo che finisca i tagli e proprio in un'occasione come questa, dove abbiamo il dubbio per via della qualità del materiale, possiamo renderci conto se i pezzi sono staccati oppure no, sia visivamente subito dopo l'esecuzione del taglio, oppure a fine lavoro semplicemente sfiorandoli. Quindi come vedete ci rendiamo conto già da subito che questi pezzi si sono staccati, perché si vede che sono spostati. Quindi solleviamo. Ok, come mi era successo per gli altri loghi, questo pannello di betulla è sfortunato e non è riuscito a tagliare, come vedete anche con queste prove precedenti. E solo una griglia di questo tipo vi permette di poggiare direttamente i pezzi sulla superficie, iniziare il taglio e rendervi conto subito che il taglio sia stato eseguito perfettamente, lasciando defluire tutti i fumi e raccogliendo tutta la sporcizia che va a finire così in basso che possiamo ripetere i tagli successivi senza problemi, perché non andranno mai ad influire sul taglio successivo, mentre con la griglia a nido d'ape dobbiamo togliere tutto perché altrimenti creerebbero spessore. Come vedete questo è stato eseguito con questa base ed è pulitissimo sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi entrambi i lati molto puliti. Guardate invece un pezzo che ho tagliato utilizzando la griglia a nido d'ape. Questa era la parte a contatto, si vedono infatti tutte le parti a contatto, così come quello, anche quest'altro era appoggiato direttamente sulla griglia e guardate come si è sporcato. La parte superiore è rimasta praticamente pulita, invece la parte inferiore si è sporcata del tutto. E adesso, siccome non si respira più, c'è un fumo assurdo, apro, accendo questo ventilatore che porterà tutto il fumo verso fuori e accendo anche l'altro ventilatore che ho posizionato lassù. Facciamo defluire un poco di fumo, aiuto, ok, aspettiamo che defluisca un po' di fumo, lascio ancora un po' l'aspiratore acceso e poi vi faccio vedere con il box quanta differenza ci sia. Un'altra storia. Nelle istruzioni c'è scritto che è necessario 1 minuto per poterlo mettere, ma ragazzi 1 minuto effettivamente è troppo, perché si monta in un istante. Guardate, in realtà non lo sto montando, lo sto semplicemente posizionando sul piano di lavoro e tutto questo si fa in pochi secondi. Si posiziona il coperchio, per ora lo vedete così poco stabile, ma è lo stesso coperchio che gli dà stabilità, quindi si mette in questo modo. Già sentite che c'è molto meno rumore e in questo modo abbiamo il nostro box montato, pronto per essere usato. Vi faccio vedere qualche caratteristica. Tutto materiale ignifugo in multistrato. Da questa parte abbiamo tutta questa parte rigida, semiflessibile. Nella parte superiore abbiamo questa barra in metallo che è possibile eventualmente anche smontare, e mentre nella parte frontale per richiuderlo basta semplicemente piegarlo in questo modo, quindi possiamo chiuderlo facendo ovviamente tutto con 2 mani e non come me che sto riprendendo. Quindi si richiude in questo modo e lo rende praticamente quasi ermetico, anche se in realtà non è necessario che sia ermetico. Vedete, anche qua abbiamo queste griglie che servono appositamente per creare un ricircolo di aria. Se lo rendete ermetico praticamente annullate la possibilità che l'aria venga aspirata. E a proposito di aspirazione, qua dietro abbiamo questa ventola. Vi faccio vedere mettendo il microfono all'interno e accendendo la ventola effettivamente quanto sia potente. Facciamo quindi la prova con un rettangolo, dovrebbe provocare tanto fumo. Effettivamente, guardate, già con la prima linea si sta formando un sacco di fumo che sale tutto, va tutto verso l'alto. Proviamo a vedere se con la sola ventola in dotazione, mentre ancora è aperto, allora, guardate effettivamente come viene aspirato. Tanto viene soffiato verso l'alto ovviamente perché il laser spinge il fumo, però se ne vede molto di meno. Ok, già quindi è un buon risultato, praticamente ne abbiamo il 10% di quello che avevamo prima.
Allora a questo punto lo chiudo, quindi vediamo il nostro incisore mentre lavora, ci rendiamo conto di quello che sta succedendo sia da questa parte che da quest'altra parte. Qua si vede ancora meglio perché abbiamo questa parte frontale, quindi riusciamo a vedere tutti i dettagli. Prima vi faccio vedere con il box chiuso quanto fumo si accumula. Adesso abbiamo tutti i sistemi di aspirazione spenti e già effettivamente si sta formando tanto fumo. Aspettiamo ancora qualche secondo, anche se forse non è necessario, già il box è pieno, quindi guardate quanto fumo esce. Aiuto. Allora facciamolo accumulare ancora un poco, poi accenderò il ventilatore semplicemente perché questo fumo che è salito deve fuoriuscire, ok, così riuscite a rendervi conto meglio. Facciamo accumulare ancora un bel po' di fumo, praticamente c'è la nube tossica qua dentro. A questo punto vi faccio vedere quanto fumo fuoriesce collegando l'alimentazione elettrica, quindi spengo adesso e guardate. Questa è la forza di aspirazione. Il fumo, guardate, si muovono pure le lampade. Il fumo viene aspirato con una forza davvero notevole. Quella piccola ventola ha una forza esagerata. Però sto facendo una follia, troppo fumo. Stacchiamo qua e stacchiamo qua per ora, perché sennò muoio. Avete visto quindi come questo box riesce a trattenere e come questa piccola ventola collegata a questo tubo riesce a far fuoriuscire tutti i fumi. Quindi se lo collegate ad un tubo più lungo, allora sicuramente non avrete più problemi di fumo nell'ambiente nel quale lavorate. Ancora meglio se i fumi li fate passare da un abbattitore, comunque da un filtro specifico per gli incisori laser, in modo da evitare di immettere nell'ambiente fumi che non dovrebbero andarci. Comunque avete visto, comodissimo. Ora vi faccio vedere qualche altro particolare, perché avete visto solamente la struttura così da lontano, e guardate quanto sia studiato bene. Nella parte superiore quindi abbiamo questo rivestimento di colore nero ignifugo con il logo Atomstack, sufficientemente rigido, si sostiene benissimo. Lateralmente abbiamo queste chiusure magnetiche che ritornano nella loro posizione, quindi si richiudono con molta facilità. Invece nella parte posteriore è a velcro e questo dà ancora più stabilità a tutta la struttura. Come vedete abbiamo anche questi solchi, all'interno ci sono delle chiusure con il velcro, come ho fatto da quest'altra parte. Parliamo anche di misure. Per quanto riguarda la profondità, ragazzi, è necessario munirsi di un piano d'appoggio abbondante, oppure come ho fatto io mettere una sorta di prolunga del piano di lavoro, in modo da evitare di avere uno spazio aperto, perché comunque misura 80 cm per quanto riguarda la profondità e 73-74 cm per quanto riguarda la larghezza. Per quanto riguarda l'altezza invece abbiamo 40 cm e per quanto riguarda lo smontaggio dello stesso, ragazzi, non si smonta, semplicemente si toglie da dove è messo. Si allargano queste parti, si rimuove la prima parte che come vedete è sottilissima, è un pannellino perché si ripiega, quindi facile da rimuovere. E invece per quanto riguarda la parte bassa è altrettanto facile, però il sistema di innesto del tubo occupa dello spazio e quindi non ci permette di piegarlo facilmente. Mentre da questa parte lo pieghiamo in un istante, da quest'altra parte o lo teniamo così, quindi comunque occupiamo pochissimo spazio e abbiamo la possibilità di riporlo, oppure ovviamente se vogliamo ripiegarlo verso l'interno non riusciremmo perché il tubo ce lo impedisce. Ovviamente è il suo spessore, ma basta semplicemente metterlo così e il problema si risolve in un istante. Vi ho già fatto vedere altri box per incisori laser più grandi con strutture rigide in metallo, anche della stessa Atomstack, però vi ho sempre detto che erano un po' ingombranti. Il laser andava inserito all'interno, spesso andava fissato, quindi non era proprio molto pratico. Ve ne ho fatto vedere qualcuno che si monta e si smonta all'occorrenza, ma bisogna star lì a montare e comunque occupa lo stesso spazio di un box per incisore laser che sia in metallo, anche se più pratico, però occupa lo stesso spazio. Questa invece è un'invenzione geniale perché si richiude, si apre in un attimo, si posiziona, si mette il coperchio, si avvia e si può lavorare molto facilmente. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che diate un'occhiata ai link perché effettivamente questi prodotti ci rendono la vita più facile, il lavoro molto più veloce. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito a mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!